Bentornati su YouPharma per questa nuova rubrica che andiamo a iniziare oggi con il paracetamolo, in cui approfondiremo sostanzialmente la tachipirina che tutti conosciamo e tutti abbiamo preso almeno una volta, e questa sarà una rubrica più breve rispetto ai video in cui trattiamo le molecole più in generale dei farmaci e come funzionano. Qui tratteremo dei farmaci specifici e di vario tipo, quindi lascio la parola all'esperta, io mi congedo e ci vediamo a fine video. Oggi vi parlerò del paracetamolo, meglio conosciuto col nome commerciale di tachipirina o efferalgan. Appartiene alla classe degli antinfiammatori non steroidei, tuttavia presenta un'attività antinfiammatoria molto lieve e viene generalmente utilizzato come antipiretico o antidolorifico. È un farmaco molto sicuro e infatti viene comunemente usato da tutte le categorie di persone. Può essere utilizzato sia dai bambini che dalle donne in gravidanza che in allattamento, anche se in questi ultimi due casi è sempre preferibile comunque chiedere consiglio al medico. Anche questo farmaco agisce sulle cicloossigenasi, che sono gli enzimi di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, di cui vi lascio il link. Tornando al paracetamolo, come detto prima, ha una bassa attività antinfiammatoria e attività analgesica e antipiretica. Tuttavia il suo meccanismo d'azione in realtà non è ancora stato chiarito del tutto. È probabile che agisca in modo specifico su una determinata cicloossigenasi, chiamata COX-3. Anche questa cicloossigenasi produce determinate prostaglandine, in particolare la prostaglandina E2, a livello dell'ipotalamo, quindi a livello del centro della termoregolazione, situato a livello del sistema nervoso centrale. Il paracetamolo blocca questo processo ed è per questo che ha attività antipiretica. Per quanto riguarda l'attività analgesica, invece, si pensa che uno dei meccanismi coinvolti sia la produzione di un metabolita, quindi un prodotto del metabolismo del paracetamolo chiamato AM404. Questa molecola si pensa sia responsabile della riduzione degli stimoli nelle vie responsabili della sensazione dolorifica. In commercio i dosaggi per bambini sono sempre calcolati in base al peso e all'età, invece i dosaggi per adulti, quindi con persone con peso superiore ai 40 kg e superiori a 12 anni, abbiamo due tipi di dosaggi, da 500 e da 1000. Generalmente il dosaggio da 500 viene utilizzato per dolori lievi oppure per stati febbrili, in particolare quando la temperatura supera i 38,5. Il dosaggio da 500 deve essere assunto ogni 4 ore in modo tale da poter regolare meglio gli sbalzi di temperatura. Il dosaggio da 1000 invece viene utilizzato per dolori più forti e importanti come mal di testa, nevralgie o altri dolori di varia origine, e generalmente una compressa da 1000 deve essere assunta ogni 8 ore, in quanto la dose massima giornaliera per il paracetamolo è di soli 3 grammi. Contrariamente agli altri antinfiammatori non è gastrolesivo, quindi il paracetamolo può essere assunto a stomaco vuoto. Anzi, quando assunto a stomaco vuoto la sua efficacia risulta molto più rapida. In particolare, se assunto a stomaco pieno può impiegare all'incirca più di un'ora a svolgere il suo effetto, invece se assunto a stomaco vuoto ci metterà all'incirca 30 minuti. Inoltre le bustine o i preparati orosolubili vi metteranno ancora meno tempo ad agire rispetto ad una compressa. Terminata la sua attività, il paracetamolo viene metabolizzato nel fegato e successivamente eliminato all'interno delle urine. È proprio a livello del suo metabolismo che si possono presentare problemi a causa di sovradosaggio. Una piccola percentuale di paracetamolo, infatti, circa il 15%, per essere metabolizzato viene associato ad una molecola prodotta a livello del fegato che si chiama glutatione ed è proprio responsabile della detossificazione e metabolizzazione di tutte le sostanze che noi assumiamo. Tuttavia, questo procedimento avviene in più step. In particolare, il paracetamolo, prima di essere associato al glutatione, viene convertito in un'altra molecola che si chiama NAPCHI, che è proprio responsabile degli effetti tossici del paracetamolo a livello epatico. Il NAPCHI, una volta prodotto, viene successivamente associato al glutatione per poter essere eliminato. In condizioni normali, quindi, non causa effetti collaterali gravi a livello epatico proprio perché viene eliminato velocemente in associazione col glutatione. In altre condizioni particolari, come ad esempio in pazienti che effettuano digiuni prolungati o che hanno problemi epatici o che assumono alcolici, questo meccanismo viene ridotto in quanto il glutatione viene coinvolto in altri meccanismi di detossificazione legati ad altre sostanze e quindi non può agire sul metabolismo del paracetamolo. Di conseguenza avremo un aumento delle concentrazioni di NAPCHI e un aumento degli effetti collaterali tossici a livello epatico. Questo può avvenire anche in casi di sovradosaggio in cui il glutatione presente non è sufficiente rispetto alle quantità di paracetamolo assunte. I casi gravi di intossicazione di paracetamolo tuttavia sono molto rari e generalmente
Generalmente sono facilmente riconoscibili in quanto i sintomi compaiono con una velocità di insorgenza molto rapida. Si presentano generalmente con dolori acuti addominali, vomito e nausea sino ad arrivare ad alterazioni nel sangue dei valori epatici. Per fortuna esiste un antidoto che è chiamato N-acetilcisteina. Questa molecola è in grado di ripristinare i livelli di glutatione a livello epatico in modo tale da permettere un aumento della velocità di eliminazione del NAPCHI e di conseguenza una riduzione degli effetti tossici legati all'assunzione di paracetamolo. In conclusione, assumete sempre il paracetamolo secondo le dosi consigliate per evitare problemi di sovradosaggi. Piccola parentesi, il paracetamolo da 500 generalmente non è sotto ricetta, tuttavia quello da 1000 sì, e la ricetta è valida 6 mesi per 10 confezioni. L'unica eccezione in questo caso è il paracetamolo da 1000 in supposte. Questo perché la somministrazione in supposte riduce la percentuale di farmaco che noi andiamo ad assorbire, quindi si assorbirà meno farmaco assumendo le supposte rispetto a quando assumiamo una compressa da 1000 per via orale. Inoltre ricordate sempre che il paracetamolo può essere presente in altri medicinali in commercio insieme ad altri farmaci utilizzati per il trattamento dell'influenza o del raffreddore. Quindi è sempre consigliato leggere le scatole dei medicinali che state assumendo proprio per andare a verificare se vi sia all'interno lo stesso farmaco o meno e di conseguenza per evitare sovradosaggi involontari. Bene, grazie alla nostra esperta che ci ha dato qualche delucidazione molto rapida e molto sintetica su il paracetamolo. Quindi mettete like, iscrivetevi se vi è piaciuto, commentate nel caso voleste qualche farmaco in particolare, sia qui sulla pagina Instagram. Abbiamo aperto la pagina Facebook, quindi se volete c'è anche quella dove potete comunque commentare i post e fare le vostre richieste. Noi tanto siamo attivi su entrambe le pagine, dove ovviamente pubblicheremo anche post, storie sull'andamento della settimana in cui prepariamo gli episodi e qualche sondaggio per capire un po' le vostre richieste. Ci salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui su YouPharma.